Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di febbraio 2024. Ok, uff. Amici del Sagittario, abbiamo la carta della morte, periodo di tagli, tagli con abitudini, con modi di pensare, con determinate situazioni o magari per qualcuno proprio con delle relazioni. Vi ricordo che queste letture sono di carattere generale, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link per le previsioni del 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Sono stese sugli affetti, quindi possono riguardare la famiglia, le amicizie, il rapporto di coppia. Io vi dirò un po' qual è la linea generale e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Ok, allora partiamo da un cavaliere di spade, una regina di denari, un 5 di denari, 5 di bastoni, 4 di bastoni, 3 di coppe e 2 di bastoni. Allora ragazzi, direi che ci sono vari personaggi. Partiamo da questo cavaliere di spade. Allora, il cavaliere di spade può essere una persona intorno a voi, anche se ho la sensazione che molti si identifichino con la regina di denari. Però potrebbero essere due persone nella prima parte di febbraio. Allora, la sensazione che ho, ragazzi, è che una sia un po' ferma, diciamo, sulle sue idee, sulle sue posizioni, mentre l'altra sia quella che tende un pochettino a scappare. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ok, andiamo a vedere il cavaliere di spade, 2 di coppe. Abbiamo un 2 di coppe, il diavolo, la torre e un 8 di bastoni, ragazzi. Allora, qui qualcuno o è fuggito da un accordo o ha rotto un accordo. Per qualcuno si tratta di un momento di silenzio con l'altro. Io dico accordo perché il 2 di coppe riguarda un incontro di due persone. Per qualcuno magari potrebbe essere un fidanzamento proprio. Il fatto di rompere un fidanzamento magari un po' tossico visto che c'è il diavolo. Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo il mondo, il re, scusate, l'imperatore è un 6 di pentacoli. È come se ci fosse una certa distanza tra voi e l'altra persona. Non si riesce probabilmente nella prima settimana di febbraio a trovare un accordo, a trovare un equilibrio, a trovare una certa stabilità. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. C'è anche il mondo, però il mondo è una carta di compimento, diciamo, in senso positivo. È una carta di conclusione ciclo,
però qui ho come la sensazione che sia più un arriviamo a un dunque. Allora, il 5 di pentacoli è spiegato dalla luna e da un cavaliere di bastoni. Credo che qualcuno abbia paura di essere deluso di nuovo. Con la carta della luna ci sono sempre delle emozioni che riguardano il passato, che potrebbero ritornare a galla. È come se vi aspettaste un movimento da parte dell'altra persona, che non deve essere necessariamente il ritorno, può anche essere un gesto che vi fa capire che magari l'altra persona ci tiene, ecco, come se avesse bisogno di qualche cosa di un po' più concreto, di un po' più equilibrato. Probabilmente molte persone, cioè nel senso siete voi che, come si dice in gergo tecnico, tirate avanti il carretto, cioè che tirate avanti la relazione. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Allora abbiamo un re di spade e un cavaliere di pentacoli. È come se mancasse una progettualità nella relazione o nella situazione. Devo anche dire un'altra cosa. L'idea è che, allora, con la luna potrebbero esserci proiezioni, ma vi dico questo perché? Perché qui c'è bisogno di concretezza ed è quello che non arriva. Le cose sono molto lente. Avreste voglia di riconoscimenti, avreste voglia di, come vi posso dire, di celebrare un certo tipo di situazione, ma è come se non si quagliasse, non si concretizzasse. Difatti poi arriviamo anche a questo 4 di bastoni. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Giudizio e 2 di spade al contrario. Io credo che qui molte persone non vedano una continuità nel lungo periodo con questa relazione o con questa situazione o con questo progetto, no? Cioè, è come se sì, ok, c'era qualcosa, c'era un compromesso, c'era un'unione, ma a parte che credo molte persone arrivino da un momento dove la comunicazione è assente o difficile. Però a parte quello è proprio un rivalutare il fatto che voi avreste voglia, bisogno, desiderereste un compimento, una conclusione, appunto arrivare al dunque, ma le cose sono molto molto lente, è come se non ci fosse una progettualità nel lungo periodo, è come se non riusciste a vedere la possibilità di una relazione o di una situazione in equilibrio. Andiamo a vedere il re di coppe. 9 di spade e giustizia al contrario. Allora, ragazzi, vi dico che essendoci sia la giustizia che la morte, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe pensare di rompere questa situazione o questa relazione o certe dinamiche di comportamento qui intorno. Mm, Vi dico, è come se tutto questo movimento energetico vi facesse essere talmente a disagio da dire no, preferisco niente, preferisco lasciar perdere. Vi dico, qui avete un 2 di spade, qui avete un 2 di bastoni, quindi c'è molta indecisione, vedo che scusate, la seconda settimana di febbraio può essere un po', come vi posso dire, focalizzata sui pensieri, sul valutare, sul vedere. Vi dico, avete il giudizio al contrario, certe cose ancora non le vedete. È come se non foste consapevoli di certe dinamiche, ecco perché qua non vi torna. Perché certe cose con la carta della luna le vedete solo a metà. È come non avere una visione di insieme. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Imperatrice e 3 di coppe.
Allora, qui ho la sensazione che vi vogliano dire, per qualcuno il messaggio è: parlatevi come la madre che avreste sempre voluto avere. Tipo, siate madri di voi stessi, cercate, visto che qui c'è un po' di confusione, c'è qualche cosa che non torna, se doveste consigliare un figlio nella vostra stessa situazione, cosa gli direste per il suo più alto bene? E la stessa cosa la dite a voi. È un po' come dire siate anche compassionevoli di quello che provate, di quello che sentite, perché qui preoccupazioni ce ne sono diverse, paure anche, proiezioni anche, ragazzi. Per cui è come se non fossero chiare le cose, appunto. Datemi un'altra carta per l'imperatrice. Morte. Per qualcuno vuol dire di smettere di essere la mamma, quella comprensiva nei confronti dell'altro, quella accogliente, quella accomodante, compassionevole. Cioè a un certo punto uno deve anche dire no, basta, fin qui arrivo. Allora, il fatto che io all'inizio vi abbia detto che c'è qualcuno che è fermo sulle proprie posizioni, vi dico che vedendo questa parte della lettura vi dicono di mantenere questa posizione, anche se non siete completamente sicuri in questo momento, però c'è qualche tipo di taglio qui che vi porterà all'abbondanza, alla raccolta dei frutti. Mm? Quindi il fatto magari di rimanere fermi sulle vostre posizioni, di dire no, di dire o dentro o fuori, cose di questo genere, può comunque portare a raccogliere i risultati sperati. Mm? Andiamo a vedere un oracolo di questi. L'isola... Ah, non mi ricordo mai come si chiama. Uh. Allora ragazzi, qui parla di codipendenza in una relazione e della paura di essere abbandonati. Credo che qui, effettivamente qua lo vedo, ehm, ci sia l'accettare un certo tipo di situazione o di condizione che comunque non vi fa star bene, perché qui come carta iniziale avete la morte, per paura di essere abbandonati. Probabilmente è una ferita che avete dentro di voi, che avete bisogno magari di sanare completamente o di sanare in parte se avete già iniziato a lavorare in questo senso, però è come se ci fosse ancora qualche strascico che vi fa reagire in certi modi solo a causa di questa paura. Cioè, se voi non aveste la paura di essere abbandonati, di stare soli fondamentalmente, prendereste decisioni diverse, perché quando una persona si sente completa da sola, tutto quello che arriva è un valore aggiunto e allo stesso tempo tutto quello che arriva che non è un valore aggiunto, si ha una certa forza di carattere, una certa sicurezza interna per dire no, ok, tu nella mia vita non ci entri o questa cosa nella mia vita non la voglio. Lavorate sulla ferita d'abbandono. Chiedetevi perché avete paura di essere abbandonati, da dove arriva questa ferita, che cosa succederebbe se vi abbandonano, perché ragazzi, molte delle paure che noi abbiamo in realtà sono finte, cioè nel senso, se voi andate a scavare in quello che è la paura, cioè nella peggior situazione, chiedetevi sempre, e se questa cosa dovesse succedere, questa cosa di cui io ho paura dovesse succedere, che cosa potrebbe mai capitare di così terribile, no? Ho paura di non passare l'esame. E che cosa succede se non passi l'esame? Devo ridarlo. E che cosa succede? Cioè, nel senso, non sei nel primo né nell'ultimo che deve ridare l'esame. Va bene avere paura, ci sta, bisogna accoglierla, non reprimerla. Però ecco appunto, chiedetevi, e vabbè, ho paura, e se questa paura dovesse realizzarsi, che cosa mai potrebbe succedere di male, di così terribile? Vi renderete conto che alla fine, niente. Cioè, le paure sono un castello in aria che ci costruiamo per insicurezza, per X motivi. E poi però in realtà se uno va a scavare non succede niente di così grave. Per la maggior parte dei casi, e poi ci sono altri casi in cui invece sì, tipo i casi di violenza, uno ha paura che l'altro magari si giri, che insomma ci sono realtà dove
c'è proprio la paura di venire ammazzati, quindi quella già più reale come paura. Guardate che cosa vi dice, carta numero 17, Healing. Ah, questi qui sono come dei mantra da ripetervi durante la giornata, sono dei mantra positivi per riallineare le vostre vibrazioni. Sto guarendo da dentro verso l'esterno, o sto guarendo dentro, sarebbe. Non mi piace molto tradotta così, però guarisco il mio interno. Guarisco. Io aggiungerei guarisco il mio bambino interiore, perché ragazzi, quando ci sono traumi di questo genere, è perché normalmente risalgono all'infanzia e sono ben radicati dentro di noi. Che noi siamo o meno consapevoli, eh? Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!